Ciao Mauro e Sì, ben trovato. grazie. Io vorrei farti un po' di domande relativamente a questo progetto. Partiamo dall'inizio. Eh, Raccontaci come nasce questo progetto e cosa ti spinge a intraprendere questo percorso. Allora, il progetto è nato tanti anni fa, quando ancora lavoravo intensamente, con poco tempo a disposizione e la voglia era quella di affrontare dei temi che stavano diventando di attualità, come l'elaborazione digitale dei segnali per costruire delle radio che all'epoca iniziavano a chiamarsi SDR, Software Defined Radio. Di tempo ne avevo molto poco a disposizione, quindi mi sono ispirato a dei progetti esistenti e vuoi per studiarli seguendo una traccia e una guida esistente e dall'altra per avere la possibilità poi di dare un contributo modificandoli, elaborandoli, cercando di migliorarli e con la voglia di realizzare una qualcosa di personale. Un bel giorno mi hanno chiesto di effettuare una presentazione a colleghi dell'area milanese e dintorni di questa prima realizzazione. Era un SDR da 300 watt entrocontenuta con amplificatore associato, un cubo nero che così era un po' intrigante nell'aspetto, al che fatta questa presentazione il passaparola ha fatto sì che una collega un bel giorno mi chiama e dice: ma noi siamo una piccola community che sta lavorando sull'idea di un amplificatore, è molto bello avere una l'idea che hai avuto di avere un SDR associata e abbinata nello stesso contenitore di un amplificatore di una discreta potenza, hai voglia di entrare nel team, nella community e sviluppare qualcosa di nuovo. A questo punto, fatte le mie rimostranze iniziali che quanto avevo sviluppato era in realtà un oggetto per uso personale di basso profilo, anche se era stata un'ottima nave scuola, la risposta è stata: non c'è problema, carta bianca, pensa pure qualcosa più in grande. E da lì, mese dopo mese, anno dopo anno, idea dopo idea, è nato quello che è attualmente il progetto All SDR. Quando nasce il progetto E iniziale. ma su quelle cose dove è difficile stabilire una data precisa di inizio temporale, ma bisogna andare indietro al 2010, forse qualcosa prima, ecco, quindi era veramente tanto tempo fa. La parte OLSDR stiamo parlando della primavera del 2019, Ok, ok, comunque ok. diversi anni fa. Ma il progetto iniziale, se non erro, ha radici nel mondo OpenSDR, ma oggi mi sembra che si sia un po' discostato. Beh sì, al di là che un tassello è rimasto, l'utilizzo della libreria WDSP del dottor Warren Pratt, che è una libreria disponibile, tutto il resto è stato ridisegnato, rimodificato in maniera sostanziale, ampliato. Abbiamo colto l'occasione per implementare sostituzione di componenti con componenti più moderni, implementare funzionalità che prima non avevamo neanche pensato, a implementare cose che invece avevamo pensato ma non eravamo riusciti a implementare nella versione precedente. Quindi Quindi già OLSDR è una V2. siamo già sì, a un livello V2. Il primo progetto causa Covid è stato, diciamo così, abbandonato ed è stato fatto crescere nella versione attuale, versione che è pronta per ulteriori sviluppi. Ad esempio, il convertitore analogico digitale che è stato utilizzato come componente di servizio per leggere corrente consumata dai finali, cambiando solamente il firmware, ciascuna entrata analogica può diventare o un input o un output digitale e quindi come tale si può costruire a firmware
un bus di comunicazione seriale. Quindi stai dicendo che partendo da questa base hardware, semplicemente aggiornando il firmware, si riuscirà a migliorare e ad implementare, quindi è un miglioramento continuo quello che stai portando avanti. Assolutamente sì. Diciamo che da una parte è un po' intrinseco nell'SDR, che appunto essendo software defined, se sono pensate con un minimo di margine evolutivo, quindi non utilizzando FPGA al 100% delle loro prestazioni, ma lasciando per esempio dello spazio ulteriore per poter implementare nuove funzioni, avendo utilizzato hardware flessibile, perché oggi anche componenti molto piccoli, perché questi convertitori che citavo analogico-digitali sono componenti che hanno il lato di 3 mm, quindi piccolissimi, ma che hanno al loro interno un core configurabile che permette di cambiare pesantemente le loro funzionalità. Ecco, ma sei tu che fai tutte queste cose o siete un team di persone che lavorano a questo progetto? Beh, diciamo che inizialmente ero io, dopodiché entrando a far parte di una community dove sono presenti altri appassionati di radio, di tecnologie digitali con esperienze diverse, perché ciascuno di noi ha un background completamente diverso. C'è chi è super esperto di microcontrollori, chi è invece uno sviluppatore software professionista, chi è giovane studente neolaureato che quindi porta tutta la freschezza di quanto si studia nelle università, è un mix particolarmente fecondo per poter sviluppare delle idee e delle evoluzioni di quanto è stato realizzato finora. Tornando alla radio, si parla di 4 ricevitori, mi spieghi cosa vuol dire? Ma sì, in effetti ci sono 4 ricevitori. Diciamo che l'hardware è organizzato per avere 2 canali hardware perfettamente simmetrici, perfettamente gemelli, i quali campionano il segnale che proviene dalle antenne e lo rendono disponibile in formato digitale. All'interno dell'FPGA ci sono degli algoritmi che si chiamano Digital Down Converter, che fanno la stessa funzione della prima conversione dei ricevitori analogici di una volta e rendono fruibile a questo punto più flussi di dati che vengono ulteriormente elaborati all'interno del PC e che permettono di analizzare, di riprodurre 4 porzioni anche sovrapposte dello spettro delle frequenze e a questo punto io ho realizzato 4 ricevitori, posso ricevere 4 frequenze diverse contemporaneamente e addirittura ciascuna di questi ricevitori è dotato anche di un sottoricevitore che quindi porta a un totale di 8 canali audio che io posso ricevere contemporaneamente. E ho visto che avete anche 4 antenne. Sì, abbiamo uno dei concetti alla base di questo sviluppo è riuscire a creare qualcosa che fosse in grado di incontrare e soddisfare la più ampia platea di amatori. E una delle cose fondamentali è quello di ridurre la componentistica esterna che si trova spessissimo nelle varie stazioni di amatori. Quindi una di queste cose che abbiamo inglobato nell'hardware è la capacità di gestire 4 antenne collegandole internamente a seconda della frequenza operativa e delle impostazioni software che uno, configurazioni del software che uno definisce, fare in modo che ciascuna antenna possa essere collegata a ciascun canale di ricezione a seconda della frequenza in uso, evitando l'utilizzo di componenti esterni. E quindi anche 4 virtual audio cable. Sì, a questo punto è gioco forza fare in modo che nel momento io ho 4 ricevitori, io possa poi esportare l'audio ricevuto da questi 4 ricevitori su altre applicazioni attraverso 4 cavi audio E 4 separati. com, se non erro. E siccome a questo punto, nel momento in cui io ho 4 porte audio, vuol dire che io ho 4 applicazioni esterne che hanno necessità di gestire la radio e a questo punto io ho anche la possibilità di controllare la radio e le sue funzioni, dalla sintonia, i volumi, eccetera,
attraverso i comandi del protocollo CAT provenienti da 4 applicativi esterni. Ma in ambito contest cosa significa questo? In ambito contest, questo significa che, per esempio, uno dei protocolli implementati è il protocollo OT-RSP, e quindi è un protocollo che permette agli operatori di partecipare alle categorie Single Operator to Radio. Solo che questa volta abbiamo il grosso vantaggio che non servono a lato pratico 2 radio, ma basta una radio sola e non serve nessun accessorio esterno per commutare audio o microfono da una radio all'altra secondo le esigenze del contest. Quindi dal punto di vista di una postazione radio moderna, di uno shack moderno, quindi come OSDR può cambiare la configurazione di una stazione. Diciamo che con l'avvento di radio di questa tipologia si svuota un po' la postazione operativa dei radioamatori, che prima era costellata di radio e accessori di varia natura, si svuota perché in un unico contenitore riusciamo ad avere le funzionalità di diversi apparati radio che prima erano separati, e tutto ciò viene sostituito da dei monitor di computer. Meglio se i monitor sono più di uno, sono di grandi dimensioni, perché avendo in effetti 4 ricevitori a disposizione o 4 finestre che hanno molte informazioni da mostrare al loro interno, e quindi come tali è necessario dotarsi di ampi schermi. Oltretutto il software Allmaster, che serve per governare le funzionalità della radio, è interfacciabile con altri strumenti software tipici dei contest, tipo i programmi di log, che nei contest sono quelli che hanno il controllo globale della stazione emettore. In un contest la cosa importante è il log da generare, quindi quel software diventa il software primario e sono interfacciabili e integrabili con Allmaster senza problemi. Quindi sono nativi, queste capacità sono native nella radio, quindi non occorrono plugin esterni. Non occorre plugin esterni, serve solamente un collegamento seriale, poi con i protocolli CAT oppure OT-RSP si riesce a dialogare, e dai programmi di log si riesce a governare la radio. In alcuni casi si riesce anche, dipende un po' da come sono fatti questi software di log, è anche possibile esportare lo spettro in panadapter che in quel momento la radio sta ricevendo e presentarlo direttamente all'interno del software di log, per cui la presenza del software di controllo di Allmaster passa, se vogliamo, in secondo piano e cede la gestione di tutta la scena al software di log. Ma ho visto che hai anche la possibilità di collegare pulsantiere esterne, ad esempio, per attivare determinate funzioni. Come avviene questo? In maniera molto semplice. Esistono device esterni che permettono di avere a disposizione pulsanti oppure manopole per cambiare per esempio la sintonia o il volume, e possono essere collegati e personalizzati secondo le esigenze, collegati via porta USB al PC che controlla la radio. Parliamo di caratteristiche, quindi andiamo un po' più sul tecnico per quanto riguarda le scelte progettuali per migliorare le performance della radio. Ci puoi spiegare in parole semplici quali sono gli elementi che fanno sì che questa radio abbia prestazioni di altissimo livello? Prima di tutto è una scelta accurata della componentistica. Seconda cosa, bisogna anche curare il layout a livello di scheda per tenere le componenti digitali che possono emettere dei disturbi elettromagnetici lontane dalle componenti analogiche che sono fatte per ricevere segnali di frazioni di microvolt, quindi milionesimi di volt, senza problemi. Dall'unione di questa cura sia nella scelta dei componenti, sia nel loro posizionamento sulle board, sia nella qualità di esecuzione delle schede stesse, alla fine il risultato è ottimale. Ad esempio, nell'ambito
delle radio SDR, un punto critico è la qualità del segnale che viene usato per pilotare i convertitori analogico-digitali. Il segnale clock di riferimento deve essere il più pulito possibile. Noi abbiamo usato un oscillatore che si interfaccia direttamente con la componentistica che esegue la conversione analogico-digitale, senza introdurre alcun componente intermedio che effettui traslazioni di segnale o conversioni di segnale, perché queste elaborazioni intermedie sicuramente introdurrebbero delle fluttuazioni nella precisione del segnale dovute a un rumore di fondo, dovute alla incertezza della transizione tra 0 e 1 e tra 1 e 0, che alla fine si traducono in rumore rilevato dagli algoritmi di elaborazione del segnale che seguono. Quindi non farebbero altro che peggiorare il rumore di fondo della radio. Qualche anticipazione? Di cose, di idee ce ne sono sempre tante, tantissime, poi parlando con i colleghi abbiamo raccolto molte di queste idee e adesso le stiamo analizzando e stiamo vedendo in quale direzione muoverci nel futuro. Bene, grazie mille, ci hai illustrato molto bene il progetto, quindi All SDR 15 watt e 300 watt mi sembra. 15 watt e 300 watt, Grazie. veri RMS su tutte le gamme. Grazie mille. Prego.